Ciao a tutti i maker, bentornati in questo nuovo video. Giugno, uno dei mesi più gettonati per i matrimoni. Infatti quando la coppia dei miei carissimi amici Luca e Alice mi ha chiesto di dargli una mano a fargli le loro bomboniere, ero felicissimo di poter contribuire al loro giorno e renderlo più speciale. Mi hanno chiesto, la loro idea insomma era quella di realizzare dei portatovaglioli da dare ad ogni invitato, in legno naturalmente, con sopra inciso il proprio nome, il nome di ogni invitato. La scelta è ricaduta sull'Aius, o anche detto Samba, è un legno che proviene dalla foresta pluviale africana, ha un colore giallognolo chiaro, senza venature, e molto tenero e leggero. Partiremo da un listello 50x50 come questo e andremo al banco sega a troncarlo a 30 mm l'uno dall'altro in modo da ricavare la base dei nostri portatovaglioli. Dobbiamo farne 90, quindi buon lavoro! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Bene, ora che abbiamo tagliato tutti i blocchetti dovremo andare a levigarli per togliere via queste sbavature che ci sono, queste schegge. E io passo direttamente con una grana molto fine, tanto il legno è già piallato e appunto mi serve per smussare un attimo gli angoli. E per comodità mi fisso la carta vetrata al tavolo e uno alla volta, con tanta pazienza, li facciamo. Let's go. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Bene, ora che abbiamo i blocchetti pronti dovremo andare a forarli, perché giustamente è un portatovagliolo, quindi ci va il foro, e lo faremo al trapano a colonna con una punta Forstner da 40. Per aiutarmi a fare un foro sempre centrato e per tenermi fermo il pezzo mi sono costruito questo piccolo jig dove semplicemente andremo ad alloggiare il nostro blocchetto e me lo terrà fermo e esattamente al centro della punta, in modo da avere pezzi tutti uguali, tutti centrati. Quindi occhialini e foriamo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Mi sono dimenticato una cosa di dirvi. Quando andiamo a forare con punte così grandi, mi raccomando, giri bassi e facciamo raffreddare la punta, perché altrimenti se si surriscalda troppo poi non taglia più e la dovete buttare. Quindi giri bassi e pause. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime
I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Ok, e questo è il risultato. All'interno andremo a passare un po' di carta vetrata per lisciarlo, ma direi che ottimo. Andiamo avanti, ce ne sono altri 89. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bene, ora che abbiamo finito di preparare i portatovaglioli, già levigati e forati, andremo a inciderli con il laser. Quindi prepariamo la superficie. Io mi sono già preparato l'area utile di lavoro, quindi l'ho tracciata in modo da rendermi conto esattamente dove devo far stare dentro i portatovaglioli, e faremo due sessioni separate di 45 in 45, in quanto l'area del mio laser è limitata e quindi dovremo andare a farlo in 2 volte. Li prepareremo tutti in fila qui, faremo una prova e poi si va. Ok, il nostro laser intanto è acceso, abbiamo messo il puntatore di riferimento e andiamo a posizionare i nostri 45 blocchetti. Dovremo metterne, quindi 45, facciamo 9 per 5. Ora carichiamo nel programma il nostro file SVG con tutti i nomi e facciamo una prova di contorno per vedere se siamo all'interno della sagoma dei nostri blocchetti. Ok, perfettamente centrato. Voi farete fatica a vederlo, ma qui c'è un puntino. Questo qui va messo a fuoco. Come? Girando la rotellina apposita della messa a fuoco qui sulla testa del laser. Dovrete, se volete riprovare anche voi, cercare di creare il punto più piccolo e nitido possibile, in modo che sia perfettamente a fuoco, altrimenti dopo l'incisione verrà sfocata. Ora è settato correttamente, quindi non ci resta che spegnere la luce guida e sperare che non vada niente per storto, perché se no sono dolori. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Ok, prima infornata fatta, direi che sono venuti molto bene. Eccoci, siamo finalmente giunti all'ultimo passaggio, che è quello della finitura. Daremo su un olio adatto al contatto con alimenti, dato che sono portatovaglioli, quindi comunque devono stare in tavola. Questo è un olio fatto apposta per i taglieri, quindi è 100% naturale e senza prodotti chimici. E lo daremo con uno straccetto di cotone
e lo spalmeremo uniformemente, lasceremo asciugare, poi valuteremo se dare una seconda mano. Ma non penso che basti una, tanto comunque non è un tagliere che deve star lì a assorbire i succhi del cibo, ma è solamente un portatovagliolo in fondo. E quindi buon lavoro. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Vedete l'effetto dell'olio in confronto al legno non trattato dà un effetto molto più mielato, molto più caldo al legno, oltre a dargli la protezione naturalmente. Mi piace tantissimo questo effetto. Ed eccoci alla fine anche di questo video, sono gasatissimo del risultato finale. La finitura ad olio poi non ne parliamo, gli ha dato un colore ambrato molto caldo che è una figata. Beh, dopo la scritta laser non ne parliamo, è venuta perfetta e sono veramente contento del risultato finale. Nel suo in sé non era un progetto troppo difficile, anzi chi vuole replicarlo, avete visto, a parte il laser, ma si può fare eventualmente l'incisione con un pirografo, è fattibilissimo anche da fare a casa, ma infatti bastano pochi attrezzi. Seppur semplice, diciamo che dalla mia non c'erano i numeri, che erano molti da fare, però soddisfattissimo. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video. Vi ricordo, per chi non l'abbia già fatto, di iscriversi al canale se il video vi è piaciuto naturalmente, lasciare un bel mi piace e ad attivare la campanellina. A voi non costa niente, per me vale tantissimo. Ciao a tutti, ciao Luca e Alice, buona vita, ciao ciao!